Benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi parliamo di una nostra vecchia conoscenza tornata di recente con ancor più cattiveria. Ci sono band che noi di Heavy Metal Heaven abbiamo avuto il piacere di seguire sin dall'inizio della propria carriera. Tra di esse, i Colonnelli della provincia di Grosseto sono una di quelle che hanno attirato di più la nostra attenzione. Il loro esordio Verrà la morte e avrai i tuoi occhi del 2015 all'epoca fu un vero e proprio fulmine a ciel sereno per noi. Il suo mix di trash, groove e influenze più alternative, tutto cantato in italiano, era non solo personale, ma così ben pensato e impostato da rivelarsi un vero e proprio gioiello. A 7 anni di distanza, ancora riteniamo sia tra le migliori uscite del metal italiano degli ultimi 2 decenni, se non addirittura di sempre. Qualche anno dopo, il successivo Come Dio comanda ci aveva soddisfatto meno. Pur confermando i Colonnelli sullo stesso tipo di musica, era meno ispirato dell'esordio. Non che nel complesso fosse negativo, ma i 2 gradini sotto il precedente lo avevano reso una mezza delusione, almeno a livello soggettivo. Ma nonostante questo, quando ci è stato proposto il terzo album dei Toscani, Iniezione meccanica continua, abbiamo accettato di recensirlo con curiosità e piacere, e col senno di poi non ce ne siamo pentiti. Se è vero che i Colonnelli hanno portato oltre il concetto musicale del precedente, qui lo fanno con più cognizione di causa. Il livello di aggressività è persino aumentato, grazie anche all'immissione di elementi più duri ed estremi. A tratti sia il blast beat dell'ottimo batterista Bernardo Grillo, sia il riffage a motosega di Leonardo Colonnelli si avventurano in territori death metal. Anche la voce del secondo è urlata come non mai. Rispetto a Come Dio comanda, però, il songwriting è tornato più o meno sui livelli di cura e consapevolezza sentiti nell'esordio, per un disco che di solito è tagliente come un rasoio. La migliore dimostrazione di ciò sono canzoni brillantissime, come per esempio Federico Io ti ammazzerò, sospesa tra rabbia, pathos e tristezza, con atmosfere cangianti, ben sposate, con un testo che racconta una storia di bullismo e odio. Oppure come la title track, breve ma di adrenalina pura. Vi si sente chiara l'anima più estrema del gruppo, ma anche la sua grande abilità nel trovare la melodia giusta, come dimostra il ritornello. Da citare sono anche il cantico dei Colonnelli, arrabbiatissima e minacciosa, ma allo stesso tempo catchy, e furiosa, invece più riflessiva e persino malinconica, sia nei momenti più potenti, sia soprattutto negli emotivi refrain. Purtroppo non tutto è perfetto. Se il livello medio è elevato, in Iniezione meccanica continua non mancano un paio di caduti di stile. Oltre a Interceptor, il cui tanti spunti interessanti a tratti sembrano slegati tra loro, il dettaglio che fa storcere di più il naso è la presenza di ben 2 cover, peraltro neppure troppo riuscite. Per esempio, Elettricità si potrebbe scambiare per un brano dei Colonnelli se non si sapesse che l'originale è dei Santo Niente. L'impegno per riadattare l'alternative indie nichilista ma espanso del gruppo di Bologna è stato notevole, ma il testo, con la sua violenza quasi giovanile, sembra un po' ingenuo rispetto agli altri dell'album. Certo, il risultato non è proprio male. Lo stesso si può dire di Love Will Tear Us Apart, che però, al contrario dell'altra, è molto fedele all'originaria dei Joy Division, a parte la sua maggior pesantezza. Presa a sé stante è buona, ma dopo l'assalto delle 10 tracce precedenti stona abbastanza. Forse, tagliando questi 2 brani, anche a costo di far durare l'album solo mezz'ora, Iniezione meccanica continua poteva essere un capolavoro. Ma in fondo non è un gran peccato. Anche così i Colonnelli sfiorano per poco quel livello. Non sarà all'altezza di Verrà la morte avrai i tuoi occhi, ma parliamo sempre di un signor album, con tonnellate di potenza, aggressività, ma anche personalità, e uno spirito di musicalità che non si trova spesso nel trash e nel groove. Tutti elementi che avevano già fatto brillare il gruppo toscano ai nostri occhi in precedenza. Gli stessi, peraltro, che li rendono tra le migliori realtà metal nostrane negli ultimi anni. Forse è ridondante ripetere il concetto già espresso nelle scorse recensioni, ma non importa. Se ti piacciono groove e trash, non ti possiamo consigliare altro che scoprire a tutti i costi i Colonnelli. Voto finale di Heavy Metal Heaven 89 su 100. Bene, per oggi è tutto. Se questo video ti è piaciuto puoi mettere like, condividerlo e commentarlo. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Infine, ci puoi venire a trovare anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Pinterest.
Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.